amici, benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto dalla intro, oggi andremo a parlare di smartphone. Purtroppo il mio Xiaomi 11 Lite, acquistato qualche anno fa, è venuto a mancare il comparto fotografico. Un dispositivo del genere senza comparto fotografico, che cazzo di serve? Fortuna che ho il mio Nokia di riserva. A parte gli scherzi ragazzi, oggi non andremo a vedere nessuna recensione, voglio solo condividere la mia esperienza. Come dicevo, questo Mi 11 Lite è andato sempre benissimo, mi ha dato tantissime soddisfazioni. Mi dispiace anche perché avevo aggiornato con l'ultima MIUI, la 14, come potete vedere, con Android 13, quindi il telefono andava veramente una spada ragazzi. Per questo motivo ho acquistato Xiaomi 12T. Come potete vedere dalla confezione, il telefono è usato, acquistato su eBay da un noto venditore. Oltre che avere un prezzo competitivo in quanto usato, ho potuto usufruire anche del codice sconto del 15% riservato nel mese di maggio. Quindi questo telefono alla fine mi è venuto a costare 320 euro. Parliamo del modello con 256 GB di memoria, comparto fotografico da 108 megapixel, sicuramente un degno sostituto del mio 11 Lite. Il telefono venduto come usato, come potete vedere, in realtà è nuovo, privo di graffi o imperfezioni. L'unica cosa è che nella confezione manca la cover in silicone e le istruzioni. E sti cazzi! Ho già provveduto ad acquistare su AliExpress cover e protezione in cristallo. 3,50 euro. Ragazzi, questo MediaTek 8100 Ultra è veramente qualcosa di eccezionale. Nulla a che invidiare ai più blasonati Snapdragon. Zero lag praticamente, è super veloce. Detto questo, voi direte, ma allora cosa ci fai vedere oggi? La recensione non ce la fai vedere, i test non ce li fai vedere. Cosa ci fai vedere? Una beata minchia! Oggi andremo a vedere come clonare due dispositivi, riportare gli account di Xiaomi, gli account di Google sul nuovo dispositivo, senza impazzirci più di tanto. Ho pensato, quanti imbranati oltre al sottoscritto ci sono che non riescono a fare questa operazione, quindi ho deciso di condividere questa procedura. Spero di fare cosa gradita. La prima cosa che dobbiamo fare è eseguire il backup dei dati sul vecchio telefono. Dobbiamo andare sul menu impostazioni e andare a cercare Google. Clicchiamo su Google e poi da qui c'è questa voce backup. E qui ci sono i dettagli del backup di quello che andiamo ad archiviare. Quando abbiamo selezionato quello che vogliamo salvare, ovviamente dobbiamo avere una connessione wifi attiva perché dobbiamo andare a salvare i dati nel cloud. Vedete qui c'è praticamente lo spazio che abbiamo a disposizione e poi andiamo a fare effettua ora backup. Ripeto, per chi ha dispositivi Xiaomi abbiamo la possibilità di fare il backup anche tramite il cloud di Xiaomi vero e proprio, vedete? Clicchiamo su questa icona e da qui per effettuare un backup o ripristinare un backup dobbiamo andare su Xiaomi Cloud. In questo caso 5 GB gratuiti per poter archiviare i nostri dati. Da qui abbiamo la possibilità di attivare o disattivare le voci che vogliamo andare a salvare. Per effettuare il backup dobbiamo andare qui, backup attiva. Possiamo eseguire subito il backup o altrimenti impostarlo ogni 7 giorni o ogni giorno. In questo caso possiamo fare esegui il backup in modo che così quando andiamo poi a accendere il nostro nuovo dispositivo possiamo ripristinare il nuovo con i dati di questo vecchio che abbiamo salvato. Fatto ciò, apriamo WhatsApp, andiamo sul menu impostazioni e poi da qui andiamo su chat e vedete che in fondo c'è questa opzione backup delle chat, quindi clicchiamo su questa voce. Qui c'è o mai o solo quando esegui backup, quotidianamente, settimanalmente o mensilmente. Facciamo esegui backup. Ovviamente, ripeto, dobbiamo avere una connessione internet attiva. In questo caso abbiamo salvato i dati sia all'interno dello smartphone, nella cartella WhatsApp, sia nel cloud di Drive. In questa maniera quando andremo ad attivare il nuovo smartphone possiamo ripristinare sia le chat che le immagini e i video che abbiamo salvati nel nostro telefonino.
il passaggio successivo è avere i due smartphone carichi, quindi mettiamo a caricare sia quello vecchio che quello nuovo. A questo punto iniziamo la procedura per andare a attivare il nuovo smartphone. Accendiamo il telefono una volta che è stato caricato. Dopo le fasi iniziali, quindi una volta aver impostato la lingua, la connessione dei wifi, ci chiederà di inserire la SIM, quindi togliamo la SIM dallo smartphone vecchio, se non l'abbiamo già fatto, e la inseriamo nel nuovo dispositivo. Fatto ciò, il sistema ci chiede se vogliamo ripristinare il dispositivo con dei dati di un altro telefono. Per fare ciò avremo bisogno di un cavetto, in questo caso un cavetto con doppia presa C. Quindi andiamo a collegare questo cavetto tra un telefono e l'altro telefono, come ci chiede l'applicazione. Una volta inserito il cavetto, seguiamo le istruzioni riportate sul telefono. Per chi possiede un dispositivo Xiaomi, come vi ho detto all'inizio, possiamo andare ad affinare il ripristino. Se con Google qualche applicazione non è stata ripristinata o qualche impostazione tipo il launcher non è stato ripristinato, andando a ripristinare le impostazioni, facendo la procedura inversa di come vi ho fatto vedere, quindi invece di eseguire il backup andiamo a eseguire il ripristino dal cloud di Xiaomi. Quindi andremo in questo caso a ripristinare anche le impostazioni del launcher e alcune applicazioni che Google non è riuscito magari ad installare. Alla fine i due telefoni saranno impostati in maniera identica. Avremo il clone perfetto del nostro vecchio telefono. Una volta che abbiamo ripristinato gli account, dobbiamo attivare WhatsApp nuovamente, perché l'abbiamo praticamente installato su un altro dispositivo. WhatsApp non funziona su due dispositivi, quindi una volta che abbiamo messo la SIM sul nuovo dispositivo dobbiamo riattivare l'applicazione. Abbiamo due possibilità. La prima è quella che vi ho fatto vedere eseguendo il backup preventivamente prima di andare a installare l'applicazione su un altro telefono. Aver salvato nel cloud del Google Drive le impostazioni, in modo che così quando attiveremo nuovamente l'applicazione di WhatsApp, in automatico andrà a ricercare un backup salvato nel cloud. In alternativa, se non abbiamo salvato le impostazioni sul cloud, quindi ci siamo dimenticati o è successo qualcos'altro, non disperate, perché abbiamo la possibilità di andare a copiare la cartella denominata WhatsApp dal vecchio dispositivo, quindi utilizzando una pendrive o collegando il dispositivo tramite PC, e andare ad incollare la cartella che abbiamo salvato sul nuovo dispositivo, in modo che così quando attiveremo l'applicazione di WhatsApp troverà immediatamente già nella sua memoria
la cartella del backup, quindi ci dirà che ha trovato un backup. Al termine di questa semplice procedura ci ritroveremo due dispositivi perfettamente uguali. Bene amici, siamo giunti al termine di questo video e abbiamo visto insieme come andare a Clonare uno smartphone di ultima generazione. Mi raccomando, lasciate scritto nei commenti cosa ne pensate di questa semplice guida o in alternativa lasciate il vostro suggerimento. Sicuramente sarà utile a tutta la community. Noi come di consueto ci vediamo in uno dei prossimi video. Ciao!